Benvenuti e bentornati nel mio canale. Questo è un nuovo video relativo alla programmazione del logo 8 della Siemens. In particolar modo vedremo in che modo la reversibilità temporizzata del motore. Cosa si intende? Abbiamo un motore e vogliamo invertire automaticamente il senso di rotazione, come vediamo in questa immagine, del motore non attraverso dei pulsanti marcia avanti, fermo, marcia indietro, ma utilizzando dei timer. Ovviamente tra un senso di rotazione e l'altro vogliamo che ci sia anche un momento di sosta. Vediamo come realizzare questo programma, ma prima volevo farvi vedere direttamente con il web server in che modo possiamo visualizzarlo nella nostra pagina web. Ecco, questa è la mia pagina web personalizzata che ho creato con il logo web editor. E questo qui non fa altro che visualizzare il senso di rotazione. I comandi vengono dati direttamente dall'operatore. Io sono collegato direttamente con il mio logo. Adesso vado a premere il mio pulsante di inizio rotazione, motore right, e mi fa vedere che il motore è in rotazione in senso orario. Ho regolato il timer a 10 secondi, altrimenti diventa troppo lungo. Poi si ferma a 2 secondi in pausa e dopo riprende per altri 10 secondi in senso antiorario. E poi, naturalmente, se non intervengo con il pulsante per fermare il ciclo, piccola pausa e riprende di nuovo il motore in senso orario. Vado a premere lo stop, fermo il mio ciclo e andiamo a vedere come realizzare questo programma. Ed eccoci nel logo Soft Comfort per la realizzazione del programma. Vado a prendere due ingressi digitali. Quando ho pensato a questo programma ho pensato, faccio vedere direttamente il programma completo e spiegarlo, oppure realizzarlo passo passo. Ho deciso il secondo perché mi sembra più logico che chi si approccia per le prime volte comprenda tutti i passi e perché viene realizzato in un certo modo. Devo anche dirvi che questa è la mia logica, quello che ho pensato per per ottenere il risultato. La logica può essere un'altra, non è detto che esista solo questo modo, ognuno può avere una sua logica. Alla fine l'importante è raggiungere, almeno dal punto di vista didattico, raggiungere l'obiettivo. Bene, mettiamo un po' di zoom per farvi vedere meglio. Vado a dichiarare i miei due ingressi come pulsanti e non come interruttori. Quindi simulazione, tasto contatto normalmente aperto perché posso simularlo senza essere collegato al mio PLC, oppure posso farlo direttamente dal mio PLC. Però se voglio farlo simulato ho la possibilità di scegliere interruttori o tasto. Ecco, questi due, se uno lo chiamo start, commento, l'altro lo chiamiamo stop. Bene. Mi devo creare naturalmente un'autoritenuta, nel senso che devo settare e resettare una memoria e questa memoria sarà poi il comando per il nostro motore per farlo partire. Quindi vado a prendere una memoria RS che allargo un attimo qui per vedere meglio. Relè a ritenzione. Relè a ritenzione. Ovviamente questo è il mio set e questo qui lo uso come, infatti ho sbagliato, tanto per essere chiari subito, sbagliare subito così uno fa il set e uno va al reset. Adesso che ho realizzato la mia autoritenuta, devo andare a utilizzare dei temporizzatori. Temporizzatore posso utilizzare un temporizzatore ad intermittenza, vado su dove ci sono tutti i miei temporizzatori, eccolo qua, relè a intermittenza,
Per chi non conoscesse i vari componenti delle funzioni speciali delle operazioni di questo menu, nel mio canale ci sono dei video dedicati a tutto quello che sto andando adesso ad utilizzare. Vado a collegare il mio ingresso col mio temporizzatore che gli dà il trig e adesso devo fare in modo di stabilire i parametri. Vale a dire il nome del blocco non mi interessa, tempo, mettiamo che io voglio 10 secondi, 10 secondi, ok. Adesso questi 10 secondi devo andarli a collegare ad una mia uscita. Quindi vado a prendere una mia uscita logica, vado a dirgli ad esempio che come commento che in questo caso è il mio motore in senso orario. Almeno spero che sia un orario, in genere è sempre in ritardo, però adesso spero che questa volta arrivi in orario. Andiamo a simulare quanto ho fatto finora. Eccolo qua, sim enable paisa, vado a premere lo start. Dopo 10 secondi il motore si ferma, quindi ho la prima parte della mia attivazione del mio motore. Il mio motore si ferma, adesso voglio che ci sia la reversibilità del mio motore, sempre con la logica che non ho un pulsante per una volta marcia avanti, una volta marcia indietro, ma attraverso dei timer. Questo qui non è la fase finale, ci sono degli accorgimenti da mettere man mano che andiamo avanti, ma andiamo a vedere cos'altro ci serve. Potrei andare dal motore 1 al motore 2, ma abbiamo detto che mi serve una pausa, quindi mi servirà un secondo temporizzatore. Secondo temporizzatore, uso lo stesso temporizzatore, non lo stesso, faccio copia e incolla, cioè stesso modello, lo metto qua. Se questo qui voglio posso mettergli come commento, questo è il timer per il senso orario. Questo il timer per la mia pausa, ogni tanto bisogna fermarsi, sempre a lavorare diventa troppo. Timer della mia pausa. A questo punto vediamo in che modo collegare questo con quest'altro. Considerando che andiamo a vedere cosa succede che è meglio. Rivediamo i passaggi, vediamo che qui il timer è un timer è già attivo, si spegne l'esercitazione alla fine della temporizzazione. Quindi questo deve partire non quando questo è attivo, perché altrimenti parte subito, ma devo dirgli che questo deve partire quando questo non c'è più. Di conseguenza non posso collegarlo direttamente, perché se collego direttamente, quando questo parte, gli devo dire che questo funziona quando questo non c'è, ma all'inizio questo non c'è e quindi partirebbe subito. Bene, allora cosa andiamo a fare? Usiamo una logica AND. Andiamo a mettere un AND e il trig di questo timer viene fatto fare ma dai, da questo qui, ma in questo caso non dall'uscita, ma quando non c'è l'uscita. Dice, vabbè, ma non è detto che così è sbagliato. Esatto, però siccome è un end, se io prendo l'altra uscita e la collego con l'uscita dell'RS, eccolo qua, adesso è imposto questo qui, mettiamo a 10 secondi, mettiamo a 2 secondi, ok, e vado a mettere un'altra uscita. Questo non è un motore orario. Mettiamo che questo qui, dai, questo è la pausa.
Si lavora sempre, le pause sono piccole purtroppo, brevi. E questa è la mia pausa. Andiamo a controllare se abbiamo fatto il giusto fino a questo momento. Premo il pulsante, vedete 10 secondi, questo qui non partirà quando non c'è più questo, dai sbrigati, e mi segnala i 2 secondi. Bene, adesso mi sa che dobbiamo fare così anche per il terzo, non c'è via d'uscita. Andiamo a vedere adesso quale un altro, mi servirà un altro di questo, quindi faccio un altro copia e incolla, che meno male che l'hanno inventato. E questo qua invece mi diventa il mio timer antiorario. Benissimo, non tanto, ma insomma, tanto per modo di dire. Andiamo a vedere. Ovviamente se dobbiamo fare la stessa operazione mi servirà un'altra uscita end, perché da qua vado all'end, metto un'altra ends, lo collego al mio trigger, questo qua lo portiamo a 10 secondi, questo ovviamente devo collegarlo qua, qui devo portare come in questo caso la mia segnale che viene dal reset, ma per sicurezza faccio anche così, nego anche questo e gli dico che non ci deve essere non solo questo, ma non ci deve essere nemmeno quest'altro. Sì, va bene. Adesso speriamo di farcelo. Eccolo qua. Ho esagerato. Adesso, siccome le linee cominciano ad essere troppe, c'è un incrocio senza precedenti, andiamo a tagliare un po' di linee. Ad esempio, taglio questa e mi dice che questo qui, no, aspetta, me l'ha rimessa a posto, che questa qui viene da B002, B002 viene da qua e questa qui va verso il B006, il prossimo sarà un collegamento segreto 007, B006, ecco, va qui. A questo punto andiamo, metto un altro di questi che sarà il mio terzo, questo lo spostiamo in qua perché è bello per la didattica mettere tutte queste cose, ma poi diventa che bisogna avere tanto spazio. Questo diventa il mio anti-orario, che se fosse un orologio tornerebbe indietro nel tempo e tutti ritorneremmo più giovani. Andiamo a vedere cosa succede. Sempre sim Napoli Paesa, premo lo start, 10 secondi, ero tentato di farlo di un'ora ciascuno. Poi parte il secondo, 2 secondi, ed eccolo qua, 10 secondi. E si ferma. Adesso che abbiamo realizzato tutto ciò, la reversibilità temporizzata, dobbiamo e vogliamo aggiungere la possibilità che sia automatico, che riparta di nuovo il motore 1 e che rifaccia e che ripeta di nuovo questa sequenza. In che modo possiamo realizzare questa parte? Bene, come possiamo vedere, adesso il set, questa memoria è attiva e settata. Se voglio farlo ripartire basterebbe premere lo stop e ripremere lo start e tutto ripartirebbe. Quindi adesso io devo ricreare una situazione di questo tipo attraverso il feedback del mio antiorario. Adesso premo lo stop. Quindi per fare questo mi servirà qualcosa che vada a resettarmi e a settarmi e fare in modo che riprenda, ci deve essere un attimo di reset perché altrimenti non parte, altrimenti sono costretto a fare, è vero che potrei mettere qui un'orma, vi dicevo, ognuno può
scegliere la logica che in quel momento sta pensando. Poi qui non è che ci ho perso le nottate, cioè, addirittura mi avevano chiesto se cosa ne pensavo di poter fare, realizzare questo, gli ho detto va bene, vediamo di farlo. Vabbè, detto questo che comunque è influente alla fine del nostro video, vediamo cosa ci serve. Innanzitutto, allora, tra le altre cose, primo senso orario, pausa, antiorario, non posso farlo partire direttamente, anche in questo caso ci vuole un altro timer di pausa, perché c'è una pausa tra orario e antiorario. Vogliamo fare le cose in maniera corretta, anche se non ho detto corretta con la grappa, e fare anche in senso di antiorario ad orario, mettere una pausa. Quindi prendo questo, lo stampo qui, timer, pausa, guarda, gli tolgo anche il commento, tanto abbiamo capito che questo qui è una pausa, perché mi dà fastidio tutti sti. Ok, abbiamo fatto qui. Abbiamo notato che questo qua è comandato da un end. Vogliamo evitare questo end? No, non se ne parla proprio. Quindi vado a prendere un altro end e lo mettiamo qua, sempre per la stessa logica. Questo deve essere attivato per far ripartire il tutto. Quando deve essere attivato? Deve essere attivato quando ha finito il nostro, ci deve essere questo, diciamo così, quando e lo mettiamo qui sempre per la logica di tagliare perché non avere troppi. E poi prendiamo quello che è andato, il segnale che viene dal mio timer, questo è, aiuto, lo metto qua e lo nego. Vediamo cosa ho fatto. Allora, su questi end ho messo il segnale negato del timer, ho messo il mio set. Okay. Non voglio portare il set anche da questa parte, posso farlo direttamente che mi riparte quando questo è finito, quindi come se fosse un pulsante, c'è comunque un segnale. Deve essere negato, cioè questo timer ha finito la sua temporizzazione e quindi va su questo che è temporizzato anche lui a 2 secondi, dice puoi aspettare 2 secondi, poi passa mezz'ora e invece cosa facciamo? Adesso da qui devo fare in modo di andare ad attivare o disattivare questo affare qui, quindi per attivare o disattivare l'RS vado a mettere un OR, non c'è altra via, quindi prendo un OR, lo mettiamo qui, questo lo spostiamo perché così si riesce a capire meglio, non prendo niente se non riesco a prendere le linee. Come dice Corrado Guzzanti, OR dic poesie, quindi qui c'è un OR, quest'OR di reset la mettiamo qui e me la resetta o quando decido di, oppure in maniera del tutto volontaria da questo qui. Però come potete vedere dice ricursioni, cioè non può, recursere, no? Non so, questo non lo so coniugare, verbo. Una ricursione consentita. Allora, visto che non possiamo, che facciamo? Ci fermiamo qui, ma non se ne parla nemmeno. Prendo un marker, che ha un ingresso e un'uscita, questo lo porto sul marker e questo lo porto qui. Adesso però facciamo un po' di largo, sempre un po' di larghetto, eccolo qui.
E quindi adesso il reset ce l'ho o dallo stop, oppure quando ha finito il senso antiorario mi resetta momentaneamente. Ma siccome questo è momentaneo, poi il segnale di set che invece rimane attivo, ritorna di nuovo tutto come prima, più o meno forse. Bene, vediamo se funziona, perché in teoria tutto è bello. Vado a simulazione, questo mettiamo così, così si vede meglio, almeno si spera. Start, ecco il mio motore è in orario, meglio delle ferrovie. 10 secondi, parte la mia pausa, 2 secondi, parte il mio terzo senso antiorario per 10 secondi e dopo dovrebbe ripartire. Non riparte. Ah sì, bene. Non riparte. È bello sbagliare perché così si impara meglio. Ah, ok, 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 ok. Allora, perché ho sbagliato, in questo caso ho sbagliato timer perché mi ero lasciato prendere dalla prenderli tutti uguali, no? In questo caso non mi conviene prendere questo un timer a intermittenza d'emissione di impulsi, anche perché se c'è dell'emissione non vorrei che fosse inquinante, vado a prendere un timer normale. Cioè, non è che questo fosse anormale, è un modo di dire, c'è un timer che è più semplice. Allora, vado a prendere questo qua credo mi vada bene. Prendo un timer con ritardo, vedete, c'è il segnale istantaneo, poi quando ha finito, quando è trascorso il tempo che io sono andato a scrivere le proprietà, c'ho la mia uscita. Quindi questo è il mio trigger. Quindi ritardo all'attivazione, mettiamo 2 secondi. Questo lo metto su questo. E se non ho fatto altre stupidaggini, però qui c'ho il problema del reset, che devo resettarlo, altrimenti non riparte successivamente. Da cosa me lo faccio resettare? Ok, allora potrei farlo resettare quando la memoria attiva l'OR, questo qui arriva a resettare questo, posso dirgli che quando ho questo segnale di OR vada a resettarmi questo, così può ripartire. Proviamo. La logica mi dice di fare così. L'illogicità potrebbe essere un'altra. Andiamo a vedere. Start. Dici fuori i secondi, così è un incontro di pugilato. 8, 9, 9 e mezzo, 10. Adesso la mia pausa, 2 secondi. Senso antiorario. 10. Adesso vediamo se funziona l'ultima parte. Eccolo qua, 1, 2, 2. Non è partito. Vediamo perché. Bene, alla ricerca dell'errore perduto. Intanto facciamo così. Prendiamo tutto quanto che mi hanno stretto all'angolo, non mi piace. Ci mettiamo qui al centro e andiamo a vedere perché. Rilancio un attimo perché segue il percorso. Adesso qui sono in set. Dai, 10 secondi, adesso i due di questo qua. Ah, eccolo sto problema. Il problema giustamente è che se io ho settato questo, ho resettato, qui il segnale non è più on. Ah, eccolo. Vabbè, e allora, come risolvere il problema? Ecco, meglio sedersi prima e scrivere tutto su carta e farsi prima invece di mettersi direttamente a lavorare, ma
Va bene così. Adesso lo start faccio in modo, farei così. Ne prendo un altro, lo mettiamo qua. Lo facciamo partire, trigger, set. Lo impostiamo anche a mezzo secondo, ma mettiamo un secondo, dai. Mettiamo a un secondo e questo ha bisogno di un reset. Il reset lo faccio resettare dal pulsante, dal mio stop. Proviamo adesso. Via, vedete che non parte subito, deve partire il suo tempo. Adesso dovrebbe funzionare. Ecco, voi vi chiederete perché. Vedete che adesso il timer è rimasto in uscita perché non è resettato e quindi questo segnale rimane memorizzato perché c'è il set, ma arriva per un attimo il segnale di reset, ma il segnale di reset è temporaneo, per cui mi riparte di nuovo. Mi direi bravo da solo, ma mi hanno detto che è meglio che lo dicano gli altri. 2 secondi, 10 secondi. 2 secondi, eccolo qua, riparte proprio perché il segnale rimane attivo da questa linea qua. Infatti prima mancava e una volta che arrivava il feedback mi resettava, ma adesso non me lo resetta, se si resetta si vede per un attimo e poi ritorna subito, non si vede nemmeno dai microsecondi. Ecco, diciamo che se stoppo, ovviamente ho la fine del motore, si è fuso, basta così per oggi. Bene, credo di aver terminato. Vi ringrazio per la visione del video, spero che non sia complicato. Se avete domande da fare, scrivetemi pure sui commenti. Una buona continuazione. Se non siete iscritti al mio canale, vi invito a farlo, da poi non costa niente, così il canale cresce, l'algoritmo di YouTube fa in modo che siano più visibili i miei video. Bene, arrivederci al prossimo video e buona continuazione.